acqua che bolle, un bel pizzicone di sale grosso, tuffiamo dentro 220 g di rigatoni. Facciamo cuocere per 2 minuti in meno del tempo indicato nella confezione, 2-3 minuti. Accendiamo la fiamma e facciamo scaldare una padella che possa andare in forno, perché sporcheremo soltanto questa qui. Mettiamo circa un cucchiaio d'olio sul fuoco, un po' di peperoncino, ovviamente è facoltativo, se non vi piace non mettetelo, 1 e 2 spicchi d'aglio semplicemente schiacciati leggermente con un cucchiaio di legno. Poi prendete i funghi porcini direttamente dal surgelatore e versateli in padella. Aggiungiamo subito un pizzico di sale, mescoliamo velocemente, copriamo e facciamo andare. Per velocizzare la cottura dei funghi aggiungiamo anche un mescolino d'acqua di cottura della pasta. Adesso togliamo l'aglio, perché sennò dopo non riusciamo più a individuarlo, si confonde con i funghi. Come vedete i funghi si stanno spappolando per benino, schiaccio un pochino anche, e se serve aggiungo sempre dell'acqua di cottura della pasta. In tutto cuoceranno per circa 10 minuti. Qui ho 250 ml di latte e vado ad aggiungere 40 g di parmigiano, può essere grattugiato oppure a pezzi così, e 20 g di farina, che equivale a un cucchiaio. Frulliamo tutto quanto. Scogliamo la pasta ancora al dente, verso all'interno il frullato che abbiamo fatto prima, e cuocere la farina. Questa è una tecnica che utilizzo io per quando non mi va di fare la besciamella, che sono impigrita, e quindi utilizzo questa tecnica qui che si fa in un attimo e non bisogna sporcare un'altra pentola. Insomma, vedete come si sta formando la besciamella? Guardate, in pochissimi minuti abbiamo fatto la nostra besciamella. Guardate che cremina, riuscite a vedere? Fantastica, wow! Sporcando solo una padella. Vi è piaciuto questo mio modo di fare la besciamella furba? Questa è una cosa che faccio da diversi anni, perché anche se mi piace tanto cucinare, anche io ho le mie giornate di pigrizia. Quindi. Ok, la besciamella è pronta, quindi spengo, sistemo la pasta così, bella manciata di pan grattato, e per finire ovviamente non può mancare una bella grattugiata di parmigiano. Ultima cosa, un giro d'olio, senza esagerare perché il formaggio è già grasso. E adesso via in forno a grattinare. Ed ecco a voi il risultato. Guardate che crosticina deliziosa. Mamma mia ragazzi, che bontà! Guardate la cremina,
con la crosticina del formaggio. Riuscite a vedere? No, non è troppo buona, fatela. Scusate, ma faccio il bis perché è troppo buona questa pasta.